Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale sarò vestito da orsacchiotto visto le temperature invernali in arrivo e risponderò ai commenti che ci sono stati nel video del pannello solare ad aria calda. Allora, il video ha fatto un sacco di visualizzazioni e non me lo sarei mai aspettato. Ho studiato la copertina e il titolo in maniera tale da fare un po' di clickbait, ma non pensavo che avesse tutto questo successo. Detto ciò, con la mia consapevolezza che un po' clickbait è stato fatto sia il titolo che la copertina, ringrazio tutti coloro che l'hanno visto, che l'hanno commentato e che hanno iniziato a seguirmi. E questo video serve proprio a voi per rispondere a tutte le domande che non riesco completamente a rispondere sotto nei commenti. Ringrazio anche ai commenti negativi o quelli scritti un po' peggio, perché è qua che capisco magari l'importanza di informare le persone che non lo sono o che hanno proprio delle informazioni scorrette o da approfondire. Partiamo subito con questo piccolo video che mi ha inviato la marca che produce questi pannelli per farvi capire meglio il funzionamento. L'aria viene aspirata dall'esterno, scaldata e buttata dentro, tutto naturalmente, tutto senza nessuna fonte di energia oltre a quella del sole e fine. Quindi un funzionamento molto semplice e banale. Altra cosa che mi fa capire quanto le persone siano informate nel mondo dei pannelli solari è che nel video dicevo che il pannello era rivolto verso nord e invece va rivolto verso sud. Questa cosa qua non me l'ha commentata nessuno, ho solo ricevuto commenti negativi su come funziona il pannello o sulle criticità del pannello. Ciò mi fa pensare molto sulle informazioni che hanno le persone. Ora passiamo ai commenti. Troppe persone mi hanno commentato che questo metodo era peggio di un altro, questo metodo era meglio di un altro, che con un altro metodo si sarebbe avuto un risultato migliore. Io non ho mai consigliato solo ed esclusivamente questo metodo per riscaldare casa. Il video era solo ed esclusivamente una descrizione della mia esperienza con questo pannello. Non era un obbligo nel comprarlo o un consiglio per comprarlo. Io l'ho consigliato a chi poteva e voleva investire questa somma di denaro per avere a costo zero, oltre al costo iniziale, un riscaldamento e una deumidificazione costante nel tempo, ovviamente vincolato dal meteo. Il video non era per consigliare l'unico metodo o il metodo definitivo per scaldare un'abitazione, ma solo per descrivervi la mia esperienza con i dati che sono riuscito a monitorare, seppur pochi, comunque portarvi un contenuto diverso dal solito. Quindi questo non è un video assoluto, è un video dove divulgo, dove informo altre persone di questo potenziale metodo per riscaldare la casa. Non è la soluzione a tutti i problemi, ma è solo un metodo per divulgare questa tecnologia che in Italia non è molto conosciuta. Detto ciò, bisogna considerare una cosa fondamentale che in pochi sono a conoscenza, che in pochi sanno questa cosa. Queste soluzioni e come tali risolvono dei problemi. I problemi sono diversi per tutte le persone, quindi lo stesso problema che ho io potrebbe avercelo una persona su 100. Questo metodo potrebbe essere ottimale per una persona, migliore per 50 e peggiore per altre 49. Quindi non sto dicendo che questo sistema è il migliore di tutti, sto solo descrivendo la mia esperienza. Sono consapevole che al momento la tecnologia migliore sia quella dei pannelli fotovoltaici, ma perché? Perché le aziende hanno investito ed è una tecnologia ormai presente da anni sul mercato, ma per le mie esigenze prettamente economiche ho optato per questo metodo che è nettamente più economico di un impianto intero fotovoltaico. Ho espresso soltanto il mio parere e la mia esperienza e l'ho consigliato a chi vuole provare o a chi ha le possibilità per farlo.
Ribadisco che queste sono soluzioni alternative e, come dice la parola soluzione, risolve il problema di una sola persona. Quindi ripeto nuovamente che ad ogni esigenza corrisponde una soluzione diversa. Partiamo dall'ambito della convenienza. Molti di voi mi hanno detto che non è conveniente questo pannello. Dal mio punto di vista, da una persona pratica, 350 euro si ammortizzano in veramente tanti anni, perché è pressoché infinito questo pannello. Adesso facciamo una supposizione nei peggiori casi. Praticamente il pannello e la ventola vanno sostituiti ogni 10 anni. Facciamo così. 10 anni hanno un costo di circa 25 euro entrambi. Quindi io smonto il pannello, cambio il pannello fotovoltaico e la ventola ogni 10 anni. Facciamo un calcolo molto veloce per 50 anni. Abbiamo il costo del pannello che è 350 euro, più 25 euro per 5 volte che sono ogni 10 anni. Un totale di 475 euro in 50 anni, cioè circa 9,50 euro all'anno per mantenere il pannello, per ammortizzare il costo del pannello. Capite bene, 9,50 euro è praticamente una pizza più un bicchiere, una bottiglia di acqua. È veramente irrisorio. Magari queste persone che commentano negativamente il costo di questo pannello non si rendono conto che fare 5 lavatrici in una fascia oraria dove il costo dell'energia costa di più è uguale che pagarsi annualmente questo pannello. Aggiungiamo che non c'è nessuna manutenzione da fare, si monta e fine. Nel corso della propria vita non c'è nessuno smaltimento da fare, quindi il costo di smaltimento o di acquisto di altro materiale è solo questo di 25 euro ogni 10 anni. Come mi fate a dire che non ne vale la pena? Io vi sto descrivendo solo la mia esperienza, che sto riscontrando essere positiva, perché sto avendo un risparmio e anche una qualità della vita all'interno della mia casa migliore grazie a questo pannello all'interno della camera. Quindi questa è la mia esperienza e come tale è personale. Questa cosa che potrebbe andare bene a me non potrebbe andare bene anche a voi. Sta a voi tirare le conclusioni e dire: per la mia stanza, per la mia abitazione, questa non va bene. Non è una regola. Il pannello funziona dalle 8:30 alle 16 nei periodi invernali, quindi lavora piuttosto bene, mi abbassa il tasso di umidità, mi aumenta la temperatura interna, considerando che io l'ho montato con delle strozzature, quindi il rendimento montato così diminuisce, oltre che anche la temperatura. Inoltre la temperatura non è altissima, si sta parlando di 35-40 gradi, ma perché il pannello è molto piccolo, si parla di 1 metro per 70. Se il pannello fosse stato più grande, il calore generato sarebbe stato ancora di più. Molti di voi mi hanno commentato confrontandomi questo pannello con un pannello solare associato a un pannello radiante. Questa cosa è impossibile da fare se non ci mettiamo in mezzo un inverter ed anche un accumulatore che è una batteria. Quindi questa cosa è impossibile da fare. Io comprendo pienamente che il pannello solare è migliore, ma ciò non significa che sia l'unica tecnologia che possiamo optare per riscaldare o migliorare il comfort abitativo. È inutile imporsi su metodi alternativi, perché come dice la parola, sono metodi alternativi a un altro metodo. Qualsiasi metodo è migliore del niente e io in questo momento sto optando per questo ed è sicuramente migliore di non avercelo. Ora rispondo alle domande per quanto riguarda l'estate. Scusatemi, davo per scontato, visto i 2 anni che ce l'ho avuto, molte cose. Allora, il pannello è messo in una posizione che quando c'è sole in estate, il colmo del tetto mi fa ombra. Quindi il pannello non prende neanche sole diretto, non si scalda minimamente, se non come la temperatura che c'è esternamente. Inoltre spengo l'attività del motore alimentato dal fotovoltaico azzerando il termostato, quindi è come se spegnessi completamente il motorino. Mi sono dimenticato di descrivere la situazione invernale. Allora, l'azienda ovviamente, come ho già detto più volte, consiglia un montaggio semplice, cioè un foro
orizzontale perpendicolare al muro con una bocchetta finale, così si ottimizza il calore ed il rendimento del pannello. Io ho fatto tutti questi strozzi, quindi non è proprio il massimo, però funziona lo stesso. Facendo così l'azienda dà una bocchetta che mi ha inviato, ma che io non ho montato proprio perché ho montato queste qua rettangolari. Adesso vi mostro subito. Allora, la bocchetta è questa, si apre con la mano e ha un limite, quindi fa defluire l'aria in maniera più uniforme. E all'interno c'è questo filtro che ha carboni attivi, ma è semplicemente, secondo me, una spugna che va risciacquata come quella per la ventilazione che vi ho fatto vedere nel video precedente, in maniera tale da filtrare un po' di polveri sottili o comunque polvere. Quindi si apre la bocchetta e si chiude. Ci sono anche però questo tipo di bocchette con un motore all'interno che in automatico si apre e si chiude quando funziona la ventola. Di base, quando la ventola è spenta, basterebbe mettere questa bocchetta per chiudere o il motorino che chiude in automatico e non c'è un ricircolo di aria involontario. Quindi se voi lo montate con un sistema classico, cioè un foro perpendicolare, siete a posto. Se invece lo montate come me, le bocchette sono sul fondo, quindi per densità di aria più o meno si va a creare un tappo in automatico formato appunto dall'aria calda che stoppa quella fredda e viceversa. Cosa significa? Significa che io qua ho una determinata temperatura che solitamente potrebbe essere 17-18 gradi, mentre in alto potrei avere anche 21-22 gradi. Cosa significa? Che l'aria magari a 21 gradi può arrivare fino a qua, ma non potrà mai scendere qua, come l'aria fredda non potrà mai salire, quindi mi si genera un tappo d'aria all'interno del pannello che è nel colmo più alto, dove poi scavalla grazie alla ventola, quindi non entra caldo quando fuori è caldo e dentro è freddo, e viceversa non entra freddo quando dentro è caldo. Rispondo a un'altra domanda che per mia ignoranza non ho detto. Nel pannello non possono entrare cimici o insetti perché c'è una rete molto fina e sottile di metallo e ha dei fori larghi, quindi l'aria riesce a passare agevolmente, però gli insetti assolutamente no. Inoltre questa rete metallica è messa verso l'interno ed è doppia. Spiego un'altra cosa, il pannello potrebbe funzionare a temperature molto più elevate se solo avessero ingrandito la superficie, e per questo c'è anche il pannello S20 o S40 che costa molto di più, ma per le mie tasche non era possibile acquistarlo. Altra cosa che nessuno o che in poche persone sanno è cosa significa inerzia termica. Vi leggo da Wikipedia, quindi non me lo invento. Per inerzia termica si intende la capacità di un materiale o di una struttura di variare più o meno lentamente la propria temperatura come risposta a variazioni di temperatura esterna o da una sorgente di calore e raffreddamento interno. È un parametro molto importante assieme alla conducibilità termica per valutare l'efficienza energetica di una struttura, ad esempio in relazione alla presenza e alla posizione dell'isolamento termico. Alcune tecniche di isolamento termico prevedono la realizzazione di manufatti edilizi che soddisfino queste caratteristiche, cioè alto grado di inerzia termica grazie a un aumento della massa degli edifici con costi superiori. Questo fa sì che le variazioni di temperatura si registrino con un ritardo temporale più o meno accentuato, mantenendo inalterate per più tempo le condizioni ambientali preesistenti, senza dover far intervenire una fonte di climatizzazione con relativo consumo energetico per ristabilirle, cioè in maniera passiva. Detto ciò, la casa all'interno dell'abitazione dove vivete ha dei muri. I muri, volente o nolente, se ci volete credere o meno, si riscaldano o si raffreddano. Il muro piano piano però più lo riscaldate, più lo raffreddate e più tutto lo spessore del muro si riscalda. Siamo consapevoli che un muro da 30 cm esterno, quindi un muro portante, ci mette molto più tempo a riscaldarsi rispetto a un muro classico di 3,5 da 10 cm. Cosa significa questo? Significa che se io arrivo a una temperatura di 20 gradi per un'ora, i 20 gradi per un'ora con una temperatura esterna di 0 gradi si manterranno per
0 secondi, proprio niente, perché i muri esterni hanno dall'esterno 0 gradi e il muro interno ha una temperatura interna di 20 gradi, che non riesce però a far scaldare il muro, quindi ha un'inerzia termica pari a 0. Se io continuo a scaldare il muro con 20 gradi per 24 ore, il muro interno sarà a 20 gradi, mentre più mi sposto all'esterno, più la temperatura sarà di 0 gradi. Ovviamente il muro mi fa come da raffreddatore perché non ha un cappotto esterno. Da qui, con la consapevolezza che il muro si raffreddava costantemente, le persone hanno pensato di metterci un isolante termico esterno in maniera tale che il muro si riscaldasse e che mantenesse la propria temperatura più costantemente nel tempo. Cosa significa? Che con i primi freddi per scaldare la casa ci mettiamo più tempo, abbiamo più consumo di energia, ma piano piano l'energia che servirà per mantenere la temperatura sarà sempre inferiore perché manteniamo il muro costantemente più caldo rispetto all'inizio. Questa è l'inerzia termica. Qua, se siete un po' intelligenti, pensate, vi sta esplodendo il cervello, anche a me è successo, soltanto che io ero un ragazzino piccolino che non aveva voglia di studiare come geometra. Queste cose mi sono servite adesso nella ristrutturazione di casa e non è neanche il mio ambito lavorativo, però mi piace un sacco. Quindi per le persone che hanno scritto riscaldare i muri, bah, è impossibile, e invece il cappotto serve per mantenere il muro caldo in maniera tale da utilizzare meno fonte di energia per tenere la temperatura costante all'interno dell'abitazione. La stessa cosa si può dire per i soffitti o i pavimenti, per questo si continua ad isolare tantissimo, perché una volta scaldato mantenerlo costantemente caldo o costantemente a una determinata temperatura, per far ciò ci vorrà meno energia, quindi meno consumi, meno soldi. Spero che questo concetto sia chiaro perché è fondamentale per capire che questo pannello mi scalda la casa per 5, 6, 8 ore costantemente, riscaldandomi costantemente i muri, quindi l'aria, e quando io dovrò riscaldarlo la sera, quando non funziona più, mi ci vorrà meno energia per riscaldare i muri. Ora rispondo a un fatto molto delicato e spiacevole. Mi è stato commentato che consiglio Amazon rispetto a eBay perché prendo soldi. È vero, prendo una commissione solo se le persone acquistano dal link in cui metto nella descrizione. Non lo nascondo, l'ho scritto sempre nella descrizione, l'ho detto anche nei video che prendo una commissione, ma ciò aiuta a dare un valore economico anche a quello che faccio, perché per voi non costa nulla, ma a me interessa avere un ritorno economico, sia per soddisfazione personale, sia per supportarmi per l'acquisto o per il mantenimento del canale. Perché avere un canale YouTube sembra molto facile, ma dietro ci stanno ore e soldi di investimento. Non penso che sia una cosa così scorretta da fare, visto che, vi ribadisco, voi non pagate niente, è gratis e a me servono i soldi per mantenere una determinata programmazione, investire soldi in determinate cose che mi portano contenuti sempre più di qualità. Detto ciò, chiudo la parentesi polemica di questo commento, avendo risposto in maniera molto pulita e lucida. Vi dico anche la mia esperienza. Io su eBay avevo acquistato parecchie cose perché andavo a pesca e compravo dal Giappone e dall'America, ovviamente dogane a go-go, però è successo una volta che un venditore francese mi abbia ciulato i soldi e eBay non mi ha fatto, cioè non mi ha dato nessun servizio di assistenza. Mentre con Amazon ho avuto un sacco di problemi perché ordino molto più su Amazon che su eBay da quando mi hanno ciulato, e tipo con le telecamere Headswitch ho avuto un problema allo scadere dei 2 anni, e anche con il robottino aspirapolvere precedente, anche quello attorno ai 18 mesi, e mi hanno fatto fare il reso, mi hanno rimborsato i soldi e io ho riordinato l'articolo. Per questo consiglio Amazon, perché ha un servizio post vendita
molto migliore di eBay. Inoltre Amazon fattura miliardi su miliardi e investe miliardi su miliardi per la soddisfazione del cliente. Quindi è inutile che ci giriamo attorno. Faccio soldi con i link, sì, circa l'1-2% di quello che comprate, di media, e ha un servizio post vendita nettamente migliori. Chiaro, l'1-2% su 1000 euro che ho fatto in mai sono tanti soldi, ma nessuno compra dai miei link perché io non sono nessuno. Quindi anche se faccio 2 euro, a voi cosa cambia? Poi sorvoliamo su molti commenti classici da italiotto e vi state domandando che cazzo è italiotto? L'italiotto è l'italiano stupidotto italiotto. A quelli non do importanza, non ho tempo da perdere, il video sarà stato già abbastanza lungo, quindi sorvolo. Se non vi va bene una cosa, accetto, comprendo il vostro punto di vista, accetto le vostre idee, però insomma va bene così, dai. Conclusioni. Leggo che così faccio anche velocissimo. Se qualcuno se lo fosse perso, attenzione, lo ribadisco per la terza, quarta volta, sottolineo che sono consapevole che il metodo migliore al momento sia il fotovoltaico. L'ho detto, ragazzi, l'ho detto, non commentatelo più. Il metodo migliore è il fotovoltaico. Ne sono consapevole, solo grazie agli investimenti che le aziende hanno fatto per migliorarlo. Sono anche consapevole dei costi che ha fare un impianto fotovoltaico. Al momento sono anche gonfiati dagli incentivi fiscali. Per questi motivi non ho voluto puntare su questa tecnologia perché questa è molto più economica. Ricordatevi, e questo lo sottolineo, ricordatevi che ad ogni problema c'è una soluzione diversa per ognuno di noi. Niente ci va bene al 100% a tutti, se no avremo tutti gli stessi pantaloni, la stessa felpa, stesse scarpe. Non c'è un problema che si risolva per tutti nella stessa maniera, perché tutti siamo diversi. Il proprio parere e le proprie idee sono le cose fondamentali nella vita ed accettare il parere altrui è vitale per crescere e condividere degli scambi costruttivi, quello che ho avuto con alcuni di voi che ringrazio immensamente. Ora chiudo il video perché sarà stato abbastanza lungo. Se avete qualsiasi domanda riguardo il pannello scrivetela nei commenti o scrivetemi per mail. Quindi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, portatevi rispetto, non scannatevi.